Ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati a un nuovo appuntamento all'insegna dell'informazione ufologica su UFO News GL. E oggi mi interessa parlarvi di qualcosa che riguarda informazione o più informazioni che sono state rilasciate da un ex berretto verde durante un podcast. Stiamo parlando di una notizia che sta facendo il giro del mondo, che riguarda indirettamente o quasi direttamente anche l'Area 51 in alcuni punti, e sicuramente la retroingegneria, il recupero degli UFO, eccetera, eccetera. Argomenti sempre scottanti, sempre importanti, che vanno in qualche modo tenuti in considerazione. Quello che state vedendo è l'articolo del Daily Mail, che riassume l'intervista che è stata fatta naturalmente da un giornalista, da un podcaster, uno youtuber importante negli Stati Uniti, che ha fatto oltre 250.000 visualizzazioni in pochi giorni su questo video che è diventato virale. L'intervista è diventata virale ed è arrivata anche nei social, in particolar modo su TikTok, proprio in questa fase di chiusura negli Stati Uniti dello stesso social. Al di là ora della traduzione, che purtroppo come sempre è abbastanza scadente, quindi vi leggerò la versione tradotta dell'articolo, ma reinterpretandola nel modo corretto, quando ci sono dei singolari che sono magari plurali, viceversa, o informazioni che sono un po' tradotte male. Il berretto verde dell'esercito afferma che la tecnologia aliena recuperata negli incidenti UFO è conservata in una base sotterranea. Un berretto verde dell'esercito ha fatto delle sorprendenti dichiarazioni circa l'incontro con tecnologia aliena all'interno di una base sotterranea segreta della Marina degli Stati Uniti nel 2014. Randy Henderson, che ha prestato servizio per 8 anni nelle forze speciali dell'esercito, stava conducendo un addestramento alle armi presso la Naval Support Activity Crane nell'Indiana, quando lui e un altro berretto verde furono scortati in un ascensore e portati sottoterra. Percorremmo, ci dice, un corridoio ed entrammo in un'area con un cartello sul muro che diceva tecnologia extraterrestre. Ha ricordato Henderson. Immediatamente nella mia testa si sono attivati dei campanelli d'allarme. Fu allora che iniziò ad accettare quella strana schifezza, per non dire la parolaccia in oggetto. Anderson descrisse una stanza contenente una sfera metallica delle dimensioni di un pallone da basket, come quelle che si vedevano a Canneto di Caronia e come quelle che si vedono un po' in giro in tutto il mondo, che levitava sopra un podio e appariva naturalmente innaturale. I ricercatori hanno iniziato a spiegare che era stato recuperato da un velivolo precipitato. Ricorda, ha detto, che hanno detto a sua volta che era un meccanismo di controllo di un velivolo recuperato e che interagiva direttamente con la coscienza. Descrisse anche il fatto che gli era stato mostrato un oggetto metallico rettangolare dotato di uno schermo simile a un cristallo che poteva avvolgere l'avambraccio di una persona. In pratica veniva indossato come un guanto che arrivava fino al gomito, cosa che ricorda alcuni casi ufologici straordinari degli anni 80, anni 90, di cui spero di parlare al più presto. Sembrava quasi un effetto miraggio, ha detto Anderson, in pratica come se proiettasse degli ologrammi sopra quello schermo. Così hanno iniziato ad apparire singoli geroglifici. Sembrava essere una specie di strumento di comunicazione. Anderson ha spiegato di aver deciso di farsi avanti dopo un decennio di silenzio, ispirato da altri informatori che si erano fatti sentire e che si stanno facendo sentire. Quello che vediamo nella foto è Anderson durante la live e sotto in una foto durante il servizio di addestramento. Qui abbiamo il video che è visibile su YouTube con questo titolo, UFO Whistleblower, eccetera, eccetera. E naturalmente il video integrale dura circa 1 ora e 10, 1 ora e 20 minuti, adesso non ricordo esattamente. Ho detto che il suo amico Mike Herrera, un marine statunitense che ha fatto coming out nel 2023, lo ha davvero ispirato.
Herrera ha affermato che lui e la sua unità di 6 uomini hanno assistito al caricamento di un disco volante con armi mentre prestava servizio in Indonesia nel 2009. Ho visto che David Grush è stato abbastanza coraggioso da uscire allo scoperto e quel ragazzo aveva delle informazioni di altissimo livello, ha detto Anderson parlando con Jesse Michael, che è il youtuber podcaster che lo ha intervistato e conduttore di American Alchemy. Ci sono voluti molti rischi per farlo e chi sono io per proteggere la mia piccola storia? Penso che sia importante raccontarla perché aumenta la credibilità e di tutti questi ragazzi che lo stanno già facendo. Grush, ex alto funzionario dell'intelligence, è stato uno dei 3 informatori militari che hanno testimoniato sotto giuramento la prima volta, aggiungo, di aver avuto contatti diretti e di essere a conoscenza di programmi governativi segreti che coinvolgevano tecnologie non umane. Così ha affermato che gli Stati Uniti hanno avuto UFO fin dagli anni 30 e che li hanno segretamente manipolati e hanno condotto una campagna di disinformazione pubblica per impedire che i dettagli trapelassero pubblicamente. Il Naval Support Activity Crane è una struttura della Marina degli Stati Uniti che fornisce supporto tecnico a servizi di ingegneria per l'esercito. Anderson ha affermato di essersi recato nella struttura per seguire un corso di addestramento avanzato alle armi, insieme ad altre unità di armieri addetti alle operazioni speciali ed altri berretti verdi. Solo io e un altro ragazzo siamo stati però esposti a ciò a cui siamo stati esposti noi, ha detto. Anderson ha poi tirato fuori un documento che dimostra che è stato certificato presso la Naval Support Activity Crane per aver completato il corso di riparazione di armi USA OXOF, ma il certificato non riporta la data in cui è stato rilasciato e questo aumenta il mistero. Si apre la porta dell'ascensore e passiamo attraverso un controllo di sicurezza, ha detto. La prima cosa che mi ha colpito è che era decisamente più moderno di tutto ciò che c'era lì sopra e questo era molto strano. I soldati hanno affermato che nella struttura segreta erano presenti armi straniere provenienti dalla Russia e dalla Cina, catturate dall'America. Era roba piuttosto avanzata, ha affermato. Pochi istanti dopo Anderson notò una targa su una porta con la scritta tecnologie extraterrestri che conduceva all'orbe metallico. Raccontò a Michaels di aver provato una sensazione spiacevole e sinistra osservando lo strano oggetto. Avrebbe potuto essere qualcosa che ha innescato una valutazione per me e questo ragazzo e ci hanno portato lì per vedere se avremmo reagito alla tecnologia, così ha detto Anderson. 5 mesi prima aveva rilasciato un'intervista simile allo youtuber UAP Gerb, in cui aveva parlato della tecnologia in modo più dettagliato. Durante questa discussione Anderson descrisse l'orbe come quasi un liquido, ma era metallico. Entrambi gli oggetti che avevano il sotto, dicevano, interagivano in qualche modo con la coscienza. Alcune persone si avvicinano all'oggetto e questo risponde. Inoltre ha ipotizzato che la risposta potrebbe essere collegata al DNA o alla coscienza della persona. Tuttavia, Anderson ha affermato che potrebbe essere stato fatto qualcosa ai suoi ricordi dopo l'incontro segreto avvenuto sotto la base dell'Indiana. C'è una componente davvero strana in tutto questo e non so cosa significhi, ma quando ripenso a quel particolare ricordo, e questa cosa non mi capita mai in nessun altro momento, mi sento davvero confuso, ha detto. Diventa tutto molto confuso, come se fosse stato fatto apposta per renderlo tale. E qui finisce la notizia che ha dell'incredibile. Però nell'intervista integrale sembra che in qualche modo ci sia anche qualcos'altro. In effetti sembra che lui abbia lavorato all'interno poi dell'area 51 e forse addirittura che ci lavori ancora. Questo aumenta l'intrigo e rende la testimonianza ancora più complessa, dato che ci sarebbero dei documenti che dimostrerebbero effettivamente che lui ha vissuto realmente quello che dice, è stato realmente nei posti che nomina e ha lavorato realmente in alcune zone riservate sottoterra in alcune basi
segrete. Ci vediamo alla prossima, ciao a tutti, buon proseguimento e con la live a più tardi.